Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi faremo un esperimento e proveremo a usare olio e acrilico sulla stessa tavola. Sigla, cioè cornicetta, questa cosa che mettiamo di solito. Possiamo andare? Regia? Come voi sapete, o forse non sapete, io lavoro con gli acrilici. Ho sempre lavorato con gli acrilici, mi trovo bene e buon. Sta di fatto che ultimamente più di una persona guardando i miei dipinti mi fa: "Ah, ma che brava, con cosa lavori? Con l'olio?" E io: "No, con l'acrilico." E loro: "Oh, con l'acrilico, queste sfumature, che brava!" Al che in realtà mi è venuto un dubbio. Ma vuoi vedere che con l'olio è tutto molto più facile? In realtà la domanda potrebbe sorgere spontanea: perché dopo tutto questo tempo non hai ancora provato l'olio? Un pittore forse non dovrebbe sperimentare tante cose diverse? E la mia risposta, l'unica che mi viene in mente è: com'era la pizza all'ananas? Non lo sai perché quando sai cosa ti piace, vai su quella strada, ok? Quindi onore a me che nonostante io mi trovi piuttosto bene con gli acrilici, abbiamo trovato il nostro equilibrio, ho deciso di provare l'olio. Quindi quest'anno, forse l'anno scorso ormai, 2022 a Natale, mi son fatta regalare i colori ad olio. Ciao mamma, grazie! Ho trovato questa marca, la Van Gogh, penso che sia una marca con un buon rapporto qualità-prezzo da quello che ho letto in giro. La cosa, tra virgolette, nuova, nel senso che io non ho trovato altri esempi sul web, è che io voglio dipingere con l'olio sull'acrilico. Non voglio realizzare un quadro in acrilico e poi uno in olio, no, io li voglio insieme, voglio che si sposino, voglio che facciano l'amore insieme. E non so se sia fattibile, non so, magari dopo 2 mesi l'olio si stacca dall'acrilico, non credo in realtà. Però non so niente di olio, quindi ho deciso, avevo questa tavoletta qua che avevo dipinto tempo fa, poverina, è stata un po' abbandonata sul mobile. Per fare il mio esperimento ho deciso di rendere le cose molto semplici, perché tutti sanno che quando fai un esperimento devi ridurre al minimo le variabili per avere delle risposte più interpretabili. Quindi, anche se c'è questo medium, in realtà non voglio usarlo. Userò solo i colori come escono dal tubetto per conoscerli. Userò bianco e nero, sia per vedere quanto coprono, quindi col bianco vedere quanto effettivamente copre l'acrilico, e per vedere anche il nero olio, nero acrilico, come si mescolano, tra virgolette. Ah, sono tossici, non si devono usare. Ok, diamo inizio alle danze. È la prima volta che io tocco gli oli, cioè la prima volta in assoluto e sto facendo questa follia di registrare, caspita. In ogni caso, sì, dai, chi se ne frega, pubblichiamo, ma sì, ma chi non ha mai sbagliato nella vita? Vi porto qua vicino a me. Eccoci qua. La sua palettina. Lo attacchiamo qua, così. Ho pensato che questo potesse essere il suo utilizzo. Bianco e nero. Molto bene, non ce la faremo mai. Ah, aspetta. Questo so come funziona. Questa è l'acqua ragia, che io non leggo mai le etichette, ma l'avevo anche comprata. E questa è l'immagine che prenderemo di ispirazione. Allora, quello che sappiamo del colore a olio è che non asciuga tanto in fretta. Bianco, non devo temere che il colore si asciughi in fretta. Questo è il mio mantra del giorno. Oh, questo è veramente olio. Sì, sono colori più unti. Diciamo che si può già vedere il nero più del bianco. Oh, che ansia, ragazzi. Cominciamo. Come trovo questo colore? In realtà, boh. Allora, proviamo. Allora, il mio obiettivo adesso non è fare un ritratto, l'obiettivo del lavoro è imparare a gestire gli oli e fare una figuraccia online. Quindi io adesso sto sostanzialmente. Allora, esperimento numero 2, come si pulisce il pennello? Secondo me può andare bene. Ok, allora, effettivamente sta coprendo, quindi ok, ve lo passo per buono. Qualcuno sa come si usano e vuole caritatevolmente darmi una mano? Sappiate che è ben accetto. Ok, oddio! E poi prendo il nero. Cavolata. Wow! Oddio, non si è asciugato. Ho una sensazione stranissima perché io mi aspetto una cosa e quella cosa non succede. Oh, il dramma della mia vita. È un po' più lucido comunque anche, eh. Allora, qui ok, facciamo così. Che casino! Ma mi sembra di avere troppo colore sul pennello e che quindi ogni passata che do lui. Ah, vedi?
Ancora. Allora ci aggiungiamo un po' di bianco? Non lo so. È proprio un'altra cosa comunque, ragazzi. Però io secondo me sto ancora lavorando con la fretta dell'acrilico. Anche perché sì, tutti i video che ho visto di gente che dipinge in olio erano tutti rilassati. Cosa posso dire fin qui? Allora, senza dubbio bisogna imparare a lavorare con calma. Questo dove va? No, la cosa strana è che appunto non asciugano e quindi la cosa che devo imparare è a ricordarmi che il colore rimane fluido. Sì, un'altra cosa difficile è dover bloccare tutti quei movimenti automatici che fai di solito, no? Quindi adesso si tratta di ripartire da zero e riscoprire altri movimenti. Guardate, è la stessa cosa di imparare a parlare un'altra lingua. Sì, non è... Oddio, io sto portando qua colore che ho buttato giù un quarto d'ora fa. Cosa fa ancora sveglio? Andate a letto, andate a dormire. A nanna. Sì, come vedete non è che cioè, non so, non so se sembrerà sta tipa dopo, però chi se ne frega, la faccio più bella. Umiltà, dove sei finita? Vabbè, non so cosa dire. Cioè, poi è bello anche un po' questo effetto materico, perché allora di sicuro c'è gente che sa togliere questo effetto materico, io no. Quindi diremo, che bello questo effetto materico. Probabilmente se si lavorasse con velature, questa matericità non si vedrebbe così tanto. Qui ho fatto un errore, vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Qui andrebbe l'ombra dell'occhio. È sbagliato perché io avevo dato una mano di bianco, di fondo, senza prestare particolarmente attenzione alla locazione dell'occhio. Io adesso devo dare il nero, perché qua c'è un'ombra forte, e però sotto c'è il bianco, che ovviamente non è asciutto. Qui l'occhio, non so se riesco a recuperarlo, ve lo dico. È fresco. No, mi dispiace perché mi piaceva quest'occhio. Vediamo se riusciamo a recuperarlo in qualche modo, insomma, no? Ho fatto la cavolata. Adesso dare quella curvatura lì non è... Ti voglio qua adesso. Stai lì, non ti muovere. Bravissimo, bravissimo. Vedi, nel mio cervello già quello lo considera asciutto. Oh, è incredibile come sia difficile rimuovere gli automatismi dal cervello. Cioè, questa non è una cosa che non riguarda solo la pittura, per fortuna. Nel senso che potete sperimentarlo anche voi, provate a togliervi un automatismo. Non lo so, io bevo sempre con la mano destra. Tu prova per 3 giorni che cioè, ti costringi a bere con la mano sinistra. Scoprirai quante volte fai quel gesto di prendere il bicchiere con la mano destra, questo è un esempio sciocco, senza che te ne rendi conto, ok? Cioè, devo rimettere in discussione tutto il mio metodo. Non è più facile, però diciamo che raggiungi un po' prima l'obiettivo. Vabbè, ragazzi, aspettatemi, diventerò bravetta anch'io. No, per me è assurdo, cioè come se qualcuno mi dicesse guarda un asino che vola. Sì, così, ve lo giuro, non mi credete? Guardate fuori dalla finestra, c'è un asino che vola. Basta, sto sproloquiando. Bravi tutti con l'olio, come si può vedere. Bene, adesso devo capire perché quest'occhio non c'entra niente con sto volto. Ci voglia un genio per capirlo. Oddio mio. Oddio mio. Mi sento proprio come un'esploratrice in terra straniera che dice, non lo so, che qua c'è quest'ombra che... farlo così, la va che vai bene. Barabam bam bam. Allora, quest'occhio non ci piace neanche un po'. Ve lo dico, ve lo dico, capita. Ogni volta che dico capita e accetto un errore, mi sento come una persona così matura. Sì, però ragazzi, cioè veramente come parlare una lingua straniera. Sì, divertiamoci. Ok, vabbè. Siamo arrivati a questo punto. Secondo me il riflesso non rende tanto. Ora, di solito io quando dipingo, dopo un po' faccio una pausa e vado fuori, vado a camminare mezz'ora, perché quando guardi per troppo tempo quello che stai facendo, l'occhio diventa, come dire, viziato e non è più in grado di percepire le zone dove hai sbagliato. Quindi adesso lascio così. Tanto, se è vero quello che dicono, l'olio non dovrebbe asciugare e quindi noi facciamo questo esperimento. Tu comportati bene. Oh. Ok, cosa possiamo dire del risultato finora raggiunto? La parte alta della fronte andrebbe sistemata, l'occhio non mi piace, il mento andrebbe allargato. In ogni caso, rispetto all'acrilico, non mi sarei mai aspettata di riuscire a raggiungere questo risultato in così poco tempo. Molto bene, andiamo avanti, vediamo se funziona tutto come prima. Oh, il colore è ancora fresco, che lusso!
Riteniamoci soddisfatti del risultato raggiunto. Allora, cosa non mi piace? Non mi piace l'occhio. Ci sono delle zone che andavano più illuminate e in realtà una volta messo giù il grigio nero non si riesce più a coprire col bianco e schiarire. Quindi questa è una cosa a cui dovrò prestare molta attenzione in futuro, a meno che io non voglia lavorare per velature, e allora sai che fai la prima velatura, metti da parte, dopo un mese fai la seconda velatura. Un mese? E potrei essere morta domani, devo aspettare un mese. In ogni caso, come non so se vedete, ho provato a fare i capelli che passano sul naso. No, proprio fallimento totale, perché quando passavo col pennello, col nero, si portava via tutti gli altri colori e quindi non ha funzionato tanto. Invece per quanto riguarda le ciglia, lì si vede che forse la zona, essendo più piccola, io probabilmente ho anche premuto meno, è venuto un po' meglio. Diciamo che vedo sì molto margine di miglioramento. Comunque sono soddisfatta, mi piace, di sicuro andrò avanti a fare altri esperimenti con l'olio. Non vedo l'ora in realtà di provare a usare i colori. Quando vedo i video degli altri che sono molto più bravi di me, mi attrae tantissimo vedere che usano tutti questi colori e vedere come si sposano bene sulla tavola, e voglio provare anch'io. Sai, quando guardi qualcuno e dici anch'io voglio. L'invidia buona, chiamiamola così, l'invidia buona che ti spinge a provare, a migliorare, a metterti in gioco. Detto questo, io adesso, se mi permettete, correggo 2 cosine ancora, perché non sono pienamente soddisfatta neanche dei miei errori. Ebbene, ci vediamo al prossimo video. È fresco ancora. Ah no, è tossico, caspita.